Immaginati di svegliarti domani nel tuo lettone enorme, villettina vista mare. Apri l'app della banca e trovi i tuoi bellissimi 10 milioni. Fantastico. Scendi in garage, sali sulla tua auto sportiva e decidi di andare a fare colazione nel posto più bello d'Italia. Che ne so, la sforneria di via Cremona Brescia. Fai la strada super veloce, con l'acquolina in bocca, pensando già alla brioche più buona di questo mondo, ma appena arrivi non c'è nessuno. Niente dipendenti, nessuno al bancone, forni spenti, saracinesca abbassata. E allora ti chiedi, ma se siamo tutti ricchi, chi è che lavora? E soprattutto, è davvero possibile diventare tutti ricchi? Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e in questo canale ti parlo di soldi, imprese e scelte reali fatte in Italia. Se ti interessano argomenti come investimenti e fare impresa, ma con esempi concreti e numeri veri, iscriviti e attiva la campanella. Torniamo al video. È davvero possibile vivere in un mondo in cui siamo tutti almeno benestanti? Ho provato a cercare una risposta un po' ovunque, su YouTube, nei forum di economia, nei forum di filosofia, ma oltre a chi dice che se siamo tutti ricchi allora nessuno è davvero ricco perché la ricchezza è un concetto relativo, e chi dice che la vera ricchezza non è la ricchezza del denaro, idee condivisibili ma che non rispondono alla domanda, di risposte strutturate con numeri e ragionamenti chiari ne ho trovate poche, quasi zero. Quindi mi sono rimboccato le maniche e ho provato a costruire io una risposta, usando più dati affidabili possibile e mettendo insieme i pezzi in modo ordinato. Quando parliamo di benessere, non deve valere solo per noi oggi, deve essere un benessere che non scarica il costo sulle prossime generazioni. E quindi, prima ancora di parlare di ricchezza, facciamoci una domanda più semplice. Possiamo vivere in un mondo in cui tutti almeno viviamo dignitosamente? E soprattutto, le risorse della Terra sono sufficienti a garantire un minimo dignitoso per tutti? Un indicatore utile per ragionarci è l'Earth Overshoot Day, che tradotto letteralmente sarebbe il giorno del sorpasso terrestre, che non è una gara planetaria, ma è la data in cui, in teoria, l'umanità consuma tutte le risorse che la Terra riesce a rigenerare in un anno. E da quel giorno in poi è come se vivessimo a credito, consumando risorse che dovrebbero essere impiegate in futuro. E purtroppo i numeri dicono che non stiamo andando bene. Nel 2025 l'Overshoot Day è stato stimato intorno al 24 luglio, per l'Italia addirittura intorno al 6 maggio. Tradotto, con lo stile di vita attuale stiamo usando risorse come se avessimo a disposizione circa 1,8 terre. E la cosa più assurda è che questo succede mentre circa una persona su 10 vive ancora in povertà estrema. Quindi il problema è doppio. Stiamo consumando più di quanto il pianeta rigenera e allo stesso tempo non abbiamo ancora garantito il minimo per tutti. Ma questa situazione è risolvibile? La buona notizia è che almeno in teoria sì. L'impatto che abbiamo sull'ambiente è la combinazione di 3 parametri. Dipende da quante persone siamo, da quanto consumiamo e quindi il nostro stile di vita, e da quanto pesa la tecnologia con cui produciamo quello che consumiamo. E ora, non potendo dimezzare la popolazione e non volendo abbassare il nostro stile di vita, anzi, il video mira proprio a capire se sia possibile alzarlo a tutti. L'unica strada percorribile quindi è ridurre l'impatto attraverso le tecnologie. Energia più pulita, reti più efficienti, meno sprechi e processi produttivi meno intensivi. E a proposito di sprechi, stime UNEP dicono che ogni anno noi sprechiamo oltre 1 miliardo di tonnellate di cibo, che equivalgono ad oltre 1 miliardo di pasti al giorno. Anche qui in verità ci sarebbero considerazioni legate alla logistica ed alla distribuzione di questo cibo, ma sicuramente potrebbe aiutare molto. Inoltre, la quota di popolazione che vive in povertà estrema sta diminuendo nel tempo, anche se oggi il calo è più lento rispetto al passato. E su questo andamento pesano molto gli shock, come guerre e conflitti, ma anche crisi economiche e instabilità governative. Ora, detto questo, almeno in teoria è possibile immaginare un mondo in cui tutti viviamo in modo sostenibile e con un livello minimo dignitoso. E adesso arriviamo al cuore della domanda. Possiamo essere tutti ricchi? Per come lo intendiamo di solito, essere ricchi significa avere più risorse e più libertà della media. E già qui c'è un primo problema. Se è più della media, allora non può esserlo chiunque. La media, per definizione, divide. È un concetto semplice. Se in una classe prendono tutti 10, il 10 non è più un voto speciale, ma diventa la normalità. E la ricchezza, allo stesso modo, non descrive solo quanto hai, ma descrive una posizione. E tu potresti pensare, ok, ma se siamo tutti ricchi, chi se ne frega di essere il più ricco? Il problema è che nella realtà non funziona così. Perché se domani ci svegliassimo tutti con 10 milioni sul conto, non succede solo che tutti viviamo meglio e basta. Succederebbe anche un'altra cosa. Cambierebbero i prezzi e cambierebbero i costi dei servizi. Facciamo un esempio banalissimo. Oggi vuoi chiamare un idraulico per un problema, magari viene a casa tua per 40 o 50 euro di uscita. In verità neanche per quelli, ma è un altro discorso. Ma domani, in un mondo in cui tutti hanno 10 milioni sul conto, secondo te ha ancora senso per lui muoversi perdendo mezza giornata e sporcandosi le mani per appena 40 euro? Ovviamente no. E a quel punto dice, io esco solo se ne vale davvero la pena.
pena e magari l'uscita diventa, che ne so, 4.000 euro o anche 10.000, e lo stesso vale per qualsiasi servizio. Per un bar, ad esempio, oggi può avere senso restare aperto per 10 ore al giorno solo se a fine giornata fattura 1.000 euro, ma in un mondo dove tutti hanno tanti soldi 1.000 euro non valgono più niente, e allora quel bar o alza drasticamente i prezzi oppure decide che non ha più senso aprire e magari resta aperto solo se a fine giornata fattura 100.000 euro. E questo è il motivo per cui gli stati non possono semplicemente stampare più soldi e distribuirli per migliorare la situazione economica di tutti, perché se aumenti il denaro in circolazione senza però aumentare anche l'equivalente reale di questo denaro, l'unico risultato è la perdita di valore della moneta, con conseguente aumento dei prezzi. Con una sola parola: inflazione. Parentesi, magari di inflazione e di cosa sia il denaro e da cosa dipende il suo valore ne parliamo in un prossimo video. Chiusa parentesi. Quindi nella pratica ci ritroviamo più soldi sul conto, sì, e il vantaggio si annulla. La situazione tenderà molto velocemente a riportarsi verso un nuovo equilibrio, molto simile a quello di partenza, solo con più zeri. Supponiamo invece l'inflazione in qualche modo venisse limitata e questi soldi comparsi dal nulla aggiungessero effettivamente un po' di ricchezza. Cosa cambierebbe? Semplicemente diventerebbe ancora più importante chi controlla le risorse davvero scarse, perché le case belle in centro città non sono infinite, i posti nelle migliori università non sono infiniti, il tempo dei migliori medici non è infinito, e così i terreni migliori, le migliori location, le migliori opportunità non sono infinite. Quindi anche in uno scenario in cui tutti hanno davvero più soldi, la competizione non sparisce, semplicemente si sposta ancora di più su ciò che è limitato, e chi ha l'accesso a quelle risorse resta ancora più avvantaggiato. Poi c'è un secondo punto fondamentale: un'economia non è un videogioco in cui possiamo essere tutti l'eroe della storia. Per far funzionare una società servono persone che fanno lavori operativi, persone che fanno lavori tecnici, persone che organizzano e gestiscono, persone che fanno impresa, persone che investono, e senza questa divisione la società non può funzionare. E quindi no, non è realistico pensare che possiamo diventare tutti ricchi e vivere tutti di rendita rilassati sul nostro divano senza che però qualcuno faccia funzionare il sistema. Quindi ricapitolando, possiamo essere tutti ricchi? No, non possiamo esserlo tutti in senso relativo, ma possiamo sicuramente alzare il livello medio di benessere, e questo attraverso innovazione, produttività, tecnologie migliori e soprattutto impiegando queste nuove tecnologie come può essere l'AI, che se usata bene può aiutare a produrre di più e impattando meno. Se ti svegli in una casa al sicuro, se hai un corpo in salute e hai quello che ti basta per affrontare la tua giornata, allora forse sei già davvero ricco. Bella raga, durante il montaggio video mi sono accorto che mancasse la conclusione, i saluti finali. Quindi se il video ti è piaciuto e sei interessato ad altri contenuti come questo, allora iscriviti, lascia un mi piace e magari anche un commento che può fare sempre piacere. Ciao!